Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, è lunedì 28 luglio del 2025. Saluto Enrico Boiani dal suo meritato riposo estivo. Ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti. Purtroppo però diluvia, sia oggi che domani, quindi Che niente male. sfiga, che peccato. Sì, voi siete felici che piove, ma troverò gioia nei prossimi giorni. Spero. Ciao, buongiorno a tutti, soprattutto a chi mette like, soprattutto se arriviamo a 1000, soprattutto a chi commenta qua sotto, agli iscritti, perché il 30-40% di voi non lo sono, e gli abbonati che sono i migliori perché ci donano mensilmente 2,99 e ci fanno andare avanti. Grazie di cuore a tutti quanti quelli che ci supportano. Allora, siamo arrivati non so a qual giorno, 44, 45, quello che sarà, 46, 46 mi sa. Di una trattativa, quella per Ardon Yajari, che occupa totalmente il nostro tempo. Non parlo di trasmissione, ma parlo proprio di mercato del Milan. Siamo in quelle che sono, diciamo così, dei giorni. Non vi stiamo prendendo in giro, perché sembra davvero di dire le stesse cose, di spostare un po' più in là l'asticella del giorno caldo, del giorno decisivo, eccetera. Però siamo arrivati veramente a un momento in cui entrambe le parti hanno raggiunto un livello di nervosismo e anche di, insomma, da dentro e fuori, che questa settimana o l'inizio di questa settimana comunque una decisione va presa. Ed è anche un po' l'invito per le parti di prendere una decisione, qualsiasi essa sia. Ormai siamo arrivati veramente oltre un po', anche un po' oltre il dovuto e il lecito nell'aspettare una trattativa per Ardon Yajari, di cui adesso racconteremo i dettagli e le ultime novità, ma siamo veramente arrivati oltre. E quindi vi dobbiamo anche raccontare di un certo tasso di agitazione tra le parti, nessuna esclusa. Noi, loro, giocatore, Sì, agenti. il rischio, Simo, che poi si crea quando ci sono delle trattative così lunghe e logoranti, no? Cioè che a una certa qualcuno si innervosisce, qualcun altro si innervosisce perché si è innervosito l'altra parte, perché ci sono più parti in causa e quindi se le trattative son così lunghe, si muovono poco, aggiungo io, gli attori protagonisti, non singolarmente le persone, parlo del Milan e del Bruges, hanno una filosofia nelle trattative diametralmente opposta e quindi succede che se ti innervosisci rischi di innervosirti tanto, ecco. Quindi speriamo accada, diciamo, che non, insomma, una rottura. Speriamo che si resti sulla tensione perlomeno, però è normale, son 46 giorni, cioè 46 giorni. Allora, un paio di giorni fa è stata mandata l'offerta finale del Milan. Offerta finale non perché lo diciamo noi, ma perché l'ha detto Tare. Sì. Tare ha detto: è stata fatta un'ulteriore offerta adeguata al valore del giocatore, non andremo oltre. Quindi questa è l'ultima. L'ultima offerta del Milan recita 33,5 di base fissa, quindi 1 milione in più di base fissa rispetto alla precedente da 32,5, e 2 milioni di bonus semplici, per un totale di 35,5. Stop. Questa è l'ultima offerta del Milan. Il Milan pensa di aver fatto anche oltre rispetto al valore del giocatore. Il Milan si aspetta una risposta in queste ultime ore. Il Milan non farà ulteriori passi, come ha detto Tare. Questa è la nostra ultima offerta, Henry.
È ovvio e evidente che l'abbiamo migliorata, perché comunque migliorata non in maniera folle, lo so, me ne rendo conto. È aumentata di 1 milione e i bonus sono praticamente quasi un pagamento posticipato di altri 2 milioni l'estate prossima. Ok, è come se avessimo offerto 35,5, talmente sono facili. Mi rendo conto che in teoria il Bruges si aspettava 40, cioè 35 sì di base fissa come sono più o meno questi, ma se ne aspettava altri 5 di bonus ed è il motivo per il quale c'è ancora un po' di nervosismo. Però, cioè, ragazzi, è il 28 luglio. Cioè, non è che possiamo rincorrerci a botte di 500.000 euro, dai. No, non ha ma che si arrivi a un dunque. Cioè, io ormai questa trattativa è durata 1 mese e mezzo e sta arrivando verso i 2. Che si arrivi a un dunque. Cioè, io capisco, ritocchi l'offerta in modo che praticamente siano 35,5 puliti, per essere diciamo onesti, no, perché i bonus son facili e quindi son 35,5 puliti. Bruges, se questa cosa non ti sta bene, tant'è che non l'hai fatto nemmeno giocare ieri, non l'hai convocato, non è negli armadietti, perché adesso ci mancava anche gli si è armadietti. aggiunta anche questa diciamo, questo indizio social, che tanto social non è, nel senso, negli armadietti della squadra del Bruges per l'inizio della stagione non c'è Yashari, grottescometro come dico sempre, qua si è rotto ancor di più. Ma che si arrivi a un dunque. Cioè, non è più possibile andare avanti con questa, diciamo, guerra fredda ormai. Bisogna arrivare a un punto. Questo ragazzo o diventa un giocatore del Milan o resta lì, o poi cavolacci suoi va a giocare in Premier League. Guarda Henry, ti do una notizia dell'ultimissimo secondo, visto che è veramente uscito da 10 minuti da quando stiamo registrando l'ennesimo, mi verrebbe da dire, pezzo di At Last News su Ardon Yajari. E diciamo così, il titolo non promette bene, ve lo sto portando in diretta mentre stiamo registrando, quindi abbiate pazienza. Faccio un po' di melina io dicendo No, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ah, ok, allora lo vediamo. Il club non si lascia ingannare, insufficiente anche la nuova offerta del Milan per Yajari da 38 milioni di euro. Secondo quanto riferito, il Milan avrebbe avanzato un'offerta definitiva per Erdon Yajari del valore di circa 38 milioni di euro bonus inclusi. Insufficiente secondo le nostre informazioni. Il club Bruges, dopo tutto, non ha alcuna intenzione di subire pressioni. Va bene, ragazzi, io capisco che sia un rilancio piccolo, capisco che ogni volta per fare i rilanci, per prendere il giocatore dobbiamo chiamare Furlani, chiedergli un foglio firmato, bollato, timbrato, modi di trattare che non ci piacciono. Anche noi quante volte abbiamo detto il direttore sportivo deve avere margine di manovra, il direttore sportivo deve avere possibilità entro un certo limite di acquistare, possibilità di muoversi, no? Non stiamo difendendo, io personalmente in questo momento non sto difendendo come opera il Milan, assolutamente, zero, cosa più lontana da questa, ma io onestamente mi tirerei fuori, basta, cioè tenetelo Yashari della serie, basta così, non ha senso trattare o provare a trattare o mettersi, diciamo, a sedere in un tavolo di mercato con il Club Rouge, basta. Anche perché, adesso con tutta onestà, ma Yajari non sa nemmeno se li vale questi 40 milioni ad oggi. Infatti, magari potenzialmente tra 1 o 2 anni, giocando con continuità in un club di Serie A, magari li vale anche. Però adesso stiamo veramente andando un pochino oltre. Io capisco anche dall'altro lato che se io voglio, cioè se io ti vendo un bene che penso possa valere 5 euro e tu me ne offri 4,50 euro, per me non bastano. Magari quel bene lì vale anche soltanto 3 euro, ma se io decido di venderla a 5, lo faccio io il prezzo. Cioè, siamo in una situazione dove la giri in questo momento c'è davvero tanto nervosismo. Loro si sarebbero innervositi delle parole di Tare di ieri. Noi non so come avremmo potuto innervosirci, visto che hanno fatto parlare fino al magazziniere. Cioè, hanno parlato presidente, AD,
allenatore e capitano della situazione, cioè la questione è veramente complessa. Peraltro lo stesso giocatore ormai si è chiamato fuori facendo pressione, e anche questa cosa non è nemmeno troppo bella per la questione in sé. A proposito, ti leggo un altro pezzettino dell'articolo nel mentre. Il Bruges ha chiarito fin dall'inizio che Yajari avrebbe potuto andarsene solo per una cifra record assoluta. Il club considerava questa cifra fissa di circa 40 milioni di euro. Il Milan e Yajari invece la interpretavano come 32,5 più 5 di bonus. Il Bruges non sembra intenzionato a cogliere l'occasione al volo, nonostante un totale di 38 milioni di euro sul tavolo. Il presidente Verhaeghe e la sua dirigenza si rifiutano di farsi mettere pressione, anche se la questione è giunta a un punto morto e lo stesso Yajari al momento non vuole più giocare per il Bruges. Ma il rischio è che qui ci perdiamo tutti, signori. No, Non ma so ci se loro perderemo. hanno un asso nella manica di un iper top club tipo il Barça, eccetera, che quindi a Yajari può anche andare bene, metti. Ma se il loro asso nella manica è l'Aston Villa o il West Ham, è il rischio che ci perdiamo tutti, Sì, ma per me ci perdiamo tutti, punto. Arrivati a questo punto ci perdiamo tutti, punto. Poi onestamente non lo so, io andrei a prendere qualcun altro con 32 milioni e mezzo. Togli i bonus, ok? Toglili. Con 32 milioni e mezzo, 33 milioni e mezzo, è pieno il mondo di giocatori, forse anche più forti di Yashari. Anzi, sicuramente, che lui volevamo per le caratteristiche e via dicendo, ok. Però non mi strapperei i capelli, andrei per esempio dal Bologna, comprerei Ferguson e finisce la festa. Cioè, per dire, Sì, penso che a il volte calcio non nel finisca ad mercato... Ardon Yajari. Come? Penso che il calcio non finisca ad Ardon Yajari. Appunto, a Giocatore volte bisogna importantissimo. anche... Poi io capisco che siamo qui con la calcolatrice, con il bilancio dell'anno prossimo, di quello dopo, la rivendibilità dei giocatori giovani, e così poi Moncada può flexare che lo guardava da quando era all'oratorio e va bene. Capisco tutto, però a volte nel calcio devi anche dare un segnale un pochino più forte. Non parlo a livello economico, è della serie. Yashari non viene, sto in ballo un mese, va bene, arrivederci, baci, prendo un'altra mezzala a 35 milioni che gioca tutta la stagione e magari fa anche bene. Cioè, chi se ne frega, onestamente. Come hai detto tu, il calcio non finisce a Yashari. E basta trattare col Bruges. Anche se lo vede il giocatore che ci interessa di più al mondo, che resti lì. Ne prendo un altro da un'altra parte. No, quello sicuramente. Facciamo un po' il punto della situazione finale, tanto come avete visto, insomma, altre trattative in questo momento non ci sono, ed è anche uno, diciamo così, dei costi dell'operazione Yajari, nel senso che non stiamo facendo altro che magari dovremmo fare in questo periodo dell'anno, magari avendo sistemato 20 giorni fa la mezzala, sapevi quanti soldi avevi in tasca per fare il terzino destro e adesso avevi a disposizione di Allegri la mezzala e il terzino destro. E invece questo ad esempio ci sta costando in attesa, in mancati allenamenti, in mancato giocatore, magari in situazioni che ti sfuggono, proprio perché siamo fermi su questa situazione che ci impegna quasi 40 milioni, largo circa, da un mese e mezzo abbondante a questa parte. E se queste cose si pagano, cioè sono costi veri, non sono parole. Morale. Insomma, la situazione l'avete più o meno capita. Il Milan si aspetta dal Bruges, non dal suo quotidiano, diciamo così, di riferimento, una risposta. Anche se il quotidiano di riferimento ha fatto filtrare questa posizione del Bruges, ma insomma, il Milan si aspetta una risposta dal Bruges stesso. Il Bruges si sente tirato per la giacchetta dalle dichiarazioni di Tare e dalla nuova offerta come se fosse un modo per mettere pressione. Complice anche la volontà del ragazzo che sta mettendo fin troppa pressione secondo quanto pensa il Bruges, e lui stesso si è chiamato fuori. Situazione peraltro non bellissima questa, in tutta onestà. Tutta onestà non bellissima. Perché chiamarsi fuori, non allenarsi, eccetera, non bellissima. Perché una Diciamo volta che tocca a me, una volta tocca a te. fosse successo a noi, tipo con, che ne so, Pulisic, cioè non penso che l'avremmo vissuta bene, al contrario, ecco. Dall'altro canto, il Milan pensa di aver fatto tutto il possibile,
si aspetta questa risposta dal Bruges all'offerta da 33,5 più 2 di bonus e oltre non andrà. E mi verrebbe da dire, oggi è il 28? Facciamo una cosa, proprio perché sono paziente, tiro il 31 perché è la fine del mese. 3 giorni da oggi e il 31 però stop, qualsiasi essa sia la risposta, sì, no, boh, forse, non lo so. Qualsiasi sia la risposta, se è sì, bene, se sono tutte le altre, arrivederci e baci. Sì, Perché dai, sennò basta. anche basta così. Basta. Anche per noi, insomma. No, Henry, soprattutto per noi. Cioè, se no, noi per dobbiamo noi nel fare i senso che video dobbiamo fare altre obbligo di riscatto su come altri. stamattina, un quarto d'ora nel dire che sta situazione è tremenda, perché questo dobbiamo raccontarvi. Anch'io vorrei raccontarvi delle alternative di Yashar. Non vedrei raccontarvi di 10 mezzali messi sul tavolo da Tare per andare a prenderne una al posto di Yashari. Guardate, fidatevi, non vedrei l'ora. E che ancora siamo fermi qua. Vabbè. Siamo arrivati in chiusura, Henry. Noi ci ritroviamo tra poco per Lunch Talk come al solito. Grazie e a dopo. Ciao, a domani con obbligo con me. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.